Stiamo arrivando a Campomoro, una baietta protetta, almeno abbastanza protetta nel sud-ovest della Corsica. Tra poco faremo il nostro ancoraggio. Siamo partiti questa mattina da Girolata alle 9 circa e adesso stiamo arrivando. Abbiamo fatto tanta strada oggi, siamo avvicinati già tantissimo alla Sardegna è là davanti. C'è una bella torre genovese che magari domani mattina ci andiamo a visitare. Sta giusto diluviando da Propriano, eccolo là. A Campomoro e alla Corsica. Una pietra. Se non canti ti tirano le pietre. No, in realtà era se sei brutto Ti tirano le pietre. Comunque siamo arrivati a Campomoro. 2 ceci al wasabi. Aperitivo sulla tuga. Fammi appoggiare. Bravo. Domattina saliamo alla torretta. Domattina saliamo con la torretta lassù. Magari dormiamo anche. La doccia del marinaio, in questo caso della marinaia. Super fredda. La doccetta marinaia. Accidenti alla mannaia. Abbiamo un bordello di bambini dietro che faranno un casino della Madonna, perché figurati, io quando avevo quell'età lì nella torre del castello con i castellani, no? Pensavi di trovare la principessa? La principessa sul pisello. Andiamo subito dentro e Sì, poi vai. magari ci facciamo un giro fuori. Queste torri, come tutte le torri genovesi, avevano l'ingresso a metà del muro. In questa maniera, inquadrando il culetto della Betty, in questa maniera, in caso di assalto, veniva ritirata la scala, quasi sempre una scala di legno, spesso a pioli, e questa scala non permetteva ad eventuali assalitori di poter salire sulle mura del castello. Togliendo la scala era difficile arrampicarsi. Quindi qua venivano piazzate probabilmente i pezzi d'artiglieria. Che bella vista a 360 gradi. La nostra barchetta laggiù. Una visione del golfo di Propriano, golfo di Valinco. Là in fondo c'è Propriano. Dall'altra parte abbiamo Porto Pollo, Bettina.
qui c'è tutto il sentiero sul litorale. Qui si vede una parte di sentiero, passa tutto nella macchina mediterranea lungo costa e arriva fino al prossimo capo. Anche qui prosegue. Questo in parte è al sole, poi entra in mezzo alla macchina mediterranea e si è un po' in ombra. Questa è una zona della Corsica molto esclusiva. Molto Le VIP. ville sono eccezionali, è veramente una parte forse anche un po' meno turistica, ma sicuramente più esclusiva rispetto ad alcune zone della Corsica, più, diciamo, forse anche un po' più conosciute. La nostra barchina è laggiù. Ecco la torre, inquadrata dalle mura. Quindi qui dentro era proprio una specie di villaggetto, piccolo villaggetto, autosufficiente probabilmente. Io la torre, riflessa nei tuoi occhiali. Guarda, io la torre. Ci siamo girati adesso. Croniche là. Un po' nascosta. Voglio farvi vedere qua la voracità dei pesci. Guardate, inquadrate bene. Cioè, nessuno fa in tempo, praticamente se cadi in acqua. Sono dei piranha, non sono dei pesci. Sono le 6 del mattino, dopo una giornata di relax passata qua a Campomoro, giornata in cui abbiamo lavorato a bordo, abbiamo fatto una visita alla torre genovese, la torre di Campomoro, una delle più grandi e meglio conservate di tutta la costa corsa. Abbandoniamo Campomoro e ci dirigiamo in Sardegna. Quindi l'idea di arrivare a Stintino. Abbiamo chiamato Massimiliano, il direttore del porto di Stintino, ha detto che per oggi è prevista pioggia forte, però visto che domani è previsto mare grosso, allora anticipiamo. Per noi è importante essere a Stintino venerdì mattina, quando arriverà Gavino, per fare gli interventi che ci servono meccanici, che la sosta di
stintino è anticipato, dovevamo starci 2 giorni soli, non saremo 3 o 4, abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico. Sono 50 miglia la qua a Stintino, infatti sono le 6 e un quarto, partiamo a Pestino oggi e lasciamo la Corsica. Corsica è un'isola che conosciamo molto molto bene, che ci piace sempre tantissimo. Ecco ancora un'immagine della torre di Campomoro vista dal largo. C'è un'ondina, onda da nord, davano vento da est, abbiamo onda da nord. Effettivamente questa meteorologia è un po' particolare. Trovati in mezzo a una bella, ma no, non direi burrasca, almeno per adesso burrasca no. C'è un bel vento teso 20-22 nodi che arriva dalle bocche di Bonifacio e che davanti a noi è proprio prevista pioggia forte. Guardate che grigio. Previsti temporali. Infatti Betty si è già predisposta, invece della cerata Bettina ha l'asciugamano. Comunque stiamo viaggiando bene, non ci lamentiamo. Si è in mezzo a 7 nodi di velocità, abbiamo Randa ridotta, Genoa ridotto per non avere troppi problemi. Insomma, la vedi la sinuaria là in fondo? C'è la si salva vede, a sinistra della... Sinuaria è l'Asinara. A sinistra della nuvola bianca che scende. Allora no, non mi preoccupa minimamente il mare, mi preoccupa un po' l'acqua che ci aspetta laggiù. Quella è sicuro. Vabbè, facciamo una bella doccia, dai, ci mettiamo in costume da bagno. Poi magari Betty li seleziona, non c'è problema. Non trovo l'altra. Non so che dire. Quando io ti dico le cose, tu non ascolti mai. Continui a dire, me l'hai già detto, me l'hai già detto. Cosa devo dirti ancora? Le donne sono la coscienza dei maschietti. Sì, ma se non mi ascolti, che coscienza siamo? La coscienza dei maschietti, le donne sono questa cosa incredibile. Che un maschietto dice: che cosa faccio nella vita? Faccio la coscienza della donna. Anzi, ma no, sei la donna che faccio. Siamo schiavi. Queste hanno un bancomat in mezzo alle gambe. Non lo so. l'hanno ancora capito. Non ancora, quelle che l'hanno capito. Parte, non l'hanno ancora capito. Quelle che l'hanno capito. Si fa pagare. Sciambola. Beh, tu hai cambiato vita, Devi farmi pagare anch'io. Tu hai cambiato vita, ti sei trovata che io ti ho conosciuta che eri un impiegato in ufficio, 8 ore, 5 giorni alla settimana. Sabato e domenica devi prendere il gelato. Andavo al centro commerciale. Andavi al centro commerciale. Come piace fare a me. E invece ti ho stravolto la vita. Ti ho stravolto la vita. È bello che quando l'ho conosciuta, il giorno che l'ho conosciuta, ho detto: ma questo non mi piace mica. No. Io ho fatto lo stesso pensiero appena l'ho visto. Ma che cesso è il cugino di Max? Si è presentata subito con questo cappellino all'inglese, sembrava una principessa Diana. È arrivata una bella fine. e subito, sì, non ha fatto una bella fine, però insomma era un bel personaggio. E subito ho pensato: non è il mio tipo. Fighetta. questa è troppo bella, troppo fighetta. Una fighetta. Invece? 12 anni dopo è ancora qua. Anzi, non è ancora qua, comanda lei. Poi adesso ha preso anche la patente professionale, quindi tra 2 anni mi butta fuori e trovate solo lei con un figo della Madonna, un toy boy al posto, giovane bello, che lo sfrutterà come io sto sfruttando lei. Esatto. Operazioni durante una veleggiata.